Ciao a tutti amici e bentornati sul canale. Ho deciso di fare una personale classifica sulle 10 cose da visitare e da vedere assolutamente la prima volta che andate in Giappone. È una mia classifica personale, quindi non me la menare. Iniziamo. Arrivi in Giappone la prima volta nella tua vita, cosa fai? Non vai a visitare Tokyo? E quindi a Tokyo io ti consiglio di andare a visitare senz'altro il quartiere di Shinjuku. Se sei un amante della vita notturna, infatti, Shinjuku è il quartiere che non ti puoi assolutamente perdere. Immagina una città che non dorme mai praticamente. Luci al neon ovunque, bar nascosti nei vicoli, karaoke a ogni angolo e club dove fare festa fino alla mattina. Golden Gai è il cuore pulsante per chi cerca piccoli bar a tema super intimi alla mano. Se invece ti piace ballare, Kabukicho è il posto perfetto per scatenarti fra i vari locali notturni e i club che sembrano non finire mai. E se vuoi anche solo fare un giretto per le strade illuminate, ti farà sentire praticamente in un film futuristico. Avete presente Blade Runner più o meno? Più o meno vi può ricordare quello stile. In sintesi, Shinjuku è la Tokyo che non dorme mai. Quindi mettiamola al 10° posto sicuramente. Al 9° posto restiamo ancora a Tokyo, ma in questo caso vi suggerisco di visitare il quartiere di Shibuya, in particolare il Shibuya Crossing, che è praticamente una delle scene metropolitane più famose del mondo. È essenzialmente come essere all'interno di un film dove centinaia di persone attraversano la strada in un caos perfetto. Voi direte sì, ma è solo un incrocio. Intanto ci dovete essere per dirlo. Punto numero 1. Punto numero 2, Shibuya non è solo il suo incrocio. Il quartiere di Shibuya infatti è super giovane, con negozi molto trendy, caffè pazzeschi e un'atmosfera vivace che non smette mai di sorprenderti. È un altro posto ideale per farti una bella passeggiata tra le vibrazioni di Tokyo. Molto interessante anche la sera, dove ci sono decine di locali che ti possono permettere anche in questo caso di fare mattina tranquillamente. All'8° posto porto un posto che è molto sottovalutato ma che secondo me è bellissimo. Stiamo parlando di Kamakura e dell'isola di Enoshima. Kamakura è come un piccolo angolo di tranquillità che sembra lontano anni luce dal caos di Tokyo, anche se in realtà dista solo un'ora di treno. La città è famosa per il grande Buddha, una statua imponente di bronzo alta 13 metri che ti lascia veramente senza parole quando la vedi da vicino. Ma Kamakura non è solo questo, è una città ricca di templi, santuari e giardini nascosti che ti invitano a passeggiare con calma e scoprire angoli segreti. Una delle tappe incredibili e imperdibili è lo Tsurugaoka Hachiman, un santuario shintoista immerso nella natura dove puoi fare una passeggiata lungo un viale circondato da alberi secolari. Dopo aver esplorato Kamakura potete andare a fare anche una gita all'isola di Enoshima che si trova proprio lì vicino. È un posto super pittoresco, perfetto per una giornata di relax fra mare, templi e viste mozzafiato del monte Fuji nelle giornate più limpide. Puoi camminare fino al faro dell'isola oppure esplorare le grotte misteriose o semplicemente rilassarti sulla spiaggia. Kamakura ed Enoshima sono il perfetto mix tra storia, natura e un po' di vacanza dal classico caos delle metropoli come Tokyo, e quindi ti sentirai molto più in pace e molto più rilassato. Ehi boss, ferma un attimo, ma tu non sei iscritto. C'è tanta gente che guarda i miei video e non è iscritta e nemmeno mi molla un like. Quindi fammi un piacere, visto che mi sto facendo un mazzo tanto per produrre questi contenuti. Iscriviti, metti un like e lasciami un commentino. Grazie mille. Al 7° posto vi consiglio assolutamente di andare a visitare Nikko e in particolare il suo santuario Toshogu. Se ti piacciono i posti storici un po' fuori dal comune, il santuario Toshogu fa assolutamente per te. Decorato in modo super dettagliato e immerso in una foresta che sembra uscita da una favola oppure da quelle del maestro Miyazaki, questo santuario è dedicato a Tokugawa Ieyasu, shogun che diede inizio al periodo Edo, quindi praticamente
praticamente intorno al 1600. Ogni angolo è una piccola opera d'arte e la sua posizione lo rende ancora più affascinante. Non è il tipico tempio che trovi in giro, infatti dopo averne visti decine e decine lungo tutto il nostro viaggio, ti posso assicurare che questo è molto diverso dagli altri e vale assolutamente la pena vederlo. Quindi lo mettiamo al 7° posto. Siamo in Giappone la prima volta, cosa facciamo? Non andiamo a visitare Hiroshima e poi siamo a Hiroshima, non andiamo a visitare l'isola di Miyajima lì di fronte? Hiroshima è una città che ti fa riflettere, ma anche una di quelle che ti sorprende per la sua energia positiva. Il Memoriale della Pace è un luogo che non puoi perderti assolutamente. Camminare infatti nel Parco della Pace e trovarti davanti al dome della bomba atomica è un pezzo di storia che veramente ti lascia senza parole. Anche se il tema è serio, l'atmosfera comunque è pacifica, con tante persone che vengono qui per apprezzare e riflettere su questa città che comunque è riuscita a rinascere. Poi a pochi passi, o meglio a pochi minuti di traghetto, c'è l'isola di Miyajima, un posto che sembra uscito da un sogno. Il famoso tori galleggiante che avrete sicuramente visto tutti in qualsiasi foto che parla del Giappone è una delle cose appunto più fotografate in assoluto, e passeggiare fra templi e natura è una vera boccata d'aria fresca. Se ti piace camminare ti consiglio di salire sul monte Misen per una vista spettacolare su tutta la baia di Hiroshima e logicamente farai una bella foto profilo che farà invidia a tutti i tuoi amici che sono rimasti a casa. Numero 5. Assolutamente da visitare Kyoto. Kyoto è una città veramente dove ci potresti passare, credo, un mese solo lì per scoprire tutti i segreti che ha. Ma io ho selezionato alcune cose che secondo me devi vedere per forza la prima volta che ci vai. Al 5° posto ti metto senz'altro il Kinkakuji, ovvero il Tempio d'Oro. È infatti uno dei luoghi più iconici di Kyoto e non è difficile capire il perché. Questo tempio zen ricoperto interamente di foglie d'oro sembra brillare sotto il sole, riflettendosi in un modo spettacolare nel laghetto che lo circonda. È un posto che sembra uscito da una cartolina, con un contrasto fra il dorato del tempio e il verde dei giardini che lo avvolgono. Passeggiare lungo i sentieri che conducono al tempio ti fa sentire come in un altro mondo. È una delle attrazioni più visitate di Kyoto, ma nonostante la folla il Kinkakuji comunque riesce sempre a mantenere la sua magia. Un must da vedere assolutamente se ti trovi a Kyoto. Ci sarà molta gente, ma non farti scoraggiare perché veramente vale l'esperienza questa visita. Al 4° posto ho inserito personalmente la visita di Nara e in particolare del tempio Todaiji e del Parco dei Cervi. Nara è una delle città più affascinanti del Giappone, perfetta per una gita in giornata se ti trovi principalmente o a Kyoto o a Osaka. Il Todaiji è il cuore pulsante di questa cittadina, con la sua gigantesca statua del Buddha che ti lascia assolutamente senza fiato la prima volta che lo vedi. Veramente una roba maestosa. Questa statua alta 15 metri è una delle più grandi del Giappone ed è custodita all'interno di un tempio altrettanto straordinario, che è infatti il più grande edificio in legno al mondo, e vi posso assicurare che la sensazione di entrare in questa struttura già di per sé enorme, di trovarsi di fronte ad un'altra struttura enorme come quella del Buddha è veramente mozzafiato. Ma la magia di Nara non finisce qui, perché infatti una delle sue più grosse attrazioni sono i suoi cervi, e quindi il Parco dei Cervi che circonda il tempio è una delle principali attrazioni. Qui i cervi, che sono considerati praticamente messaggeri divini, girano liberi e si avvicinano agli esseri umani senza alcuna paura. Ma anzi li potrebbero anche un pochino molestare, francamente. Puoi acquistare anche dei biscotti speciali da dargli, ma attenzione perché i cervi sono furbi e non si fanno pregare per prendere questi snack, mi raccomando. Sono disposti anche a spogliarti e a strapparti via qualsiasi vestito di dosso per prenderli. Passeggiare fra i sentieri del parco ti fa sentire come in uno speciale angolo di natura, con templi nascosti fra alberi e una serenità che ti riempie il cuore. Sul podio, ragazzi, personalmente ho messo almeno Osaka, la visita senz'altro ad Dotonbori. Dotonbori è il quartiere che rappresenta l'anima vibrante e scatenata di Osaka. Questo posto è un'esplosione di luci al neon, insegne gigantesche e una miriade di ristoranti e negozi che sembra non finire mai. Passeggiando lungo il fiume vedrete il celebre Glicoman, che è l'insegna luminosa con il corridore che sembra quasi staccarsi dallo schermo, che avrete visto tutti da qualsiasi parte quando parla di Osaka. Qui la vita notturna è super vivace, molto vivace.
ti vuole intendere in tenda, non in camper. Fra locali, bar e izakaya hai l'imbarazzo della scelta e francamente è il posto ideale per immergersi e capire un po' la vera energia di Osaka, e è un posto dove non ti puoi annoiare. Al secondo posto, ragazzi, personalmente ho messo il tempio Sensoji ad Asakusa, Tokyo. Il tempio Sensoji infatti è il tempio che ti fa dire wow appena arrivi a Tokyo. Situato nel quartiere di Asakusa, questo tempio buddista è uno dei più antichi e famosi di Tokyo ed è un'esperienza che ti catapulta subito nella tradizione giapponese. La Kaminarimon, cioè la gigantesca porta rossa che segna l'ingresso, è un vero spettacolo e ti fa sentire come se stessi entrando in un'altra dimensione. Attraversato il portone ti troverai sulla Nakamisedori, è una strada murata di gente e piena di negozi che vendono di tutto, dai dolci tipici a mille curiosità, invitandoti appunto a curiosare e immergerti nell'atmosfera vivace del posto. Quando arrivi al tempio, la vista del Hondo, che è il tempio principale, è veramente impressionante. Qui puoi anche partecipare ai rituali di preghiera oppure comprare piccoli amuleti o semplicemente goderti l'energia unica del luogo, sempre affollata di turisti e di locali anche, cioè persone locali che sono qui per portare la loro devozione in preghiera. Francamente, anche se il Sensoji è uno dei luoghi più visitati di Tokyo, non perde mai il suo fascino. Quindi, se sei arrivato fino qua, scopri che secondo me la cosa da vedere in assoluto la prima volta che vai in Giappone è il Fushimi Inari a Kyoto. Fushimi Inari infatti è uno di quei posti che ti fa sentire come se fosse entrato in un'altra epoca, in un'altra dimensione. Pensate come vi pare, cioè è veramente una roba assurda. Camminare sotto migliaia di tori rossi, che sono quegli archi di legno che vedete spesso, sembrano non finire mai in questo complesso di templi. Man mano che prosegui, il rumore dei tuoi passi praticamente si mescola con il silenzio della foresta e il rosso acceso appunto di questi tori e ti guida sempre più in profondità verso il santuario. Questo perché più prosegui lungo il santuario, meno persone trovi, perché la salita non è così semplice e molti si fermano subito. Salendo verso la cima del monte Inari, quindi, puoi fermarti e scoprire piccoli templi e fare senz'altro foto fenomenali, dovute anche al fatto che ci sono molti meno turisti che non nella parte iniziale del percorso. La salita è un po' faticosa, come vi dicevo, ma la vista finale su Kyoto e la sensazione comunque di aver raggiunto la vetta ti ripaga alla grande. E se ti capita di incontrare qualche volpe, sarà un tocco magico che renderà ancora più speciale questa visita. Un mix di spiritualità, natura e un pizzico di avventura che secondo me ti resterà nel cuore. Bene ragazzi, vi ringrazio di essere arrivati fino in fondo al video. Vi ripeto che questa è una classifica che secondo me va dal numero 10 alla numero 1. Infatti ci sono tantissime altre cose che vale la pena andare a visitare nel vostro primo viaggio in Giappone. Logicamente, se non avete tutto il tempo del mondo, però dovrete fare alcune scelte. In ogni caso, credo che comunque ognuna di queste destinazioni abbia qualcosa di speciale e che senz'altro tutte ti faranno dire almeno wow durante il tuo primo viaggio in Giappone. Se avete qualsiasi domanda scrivetemi pure qua sotto nei commenti. Se invece vi può interessare fare qualche viaggetto insieme a Mua, contattatemi direttamente su Instagram a questo profilo. E basta, per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima, ciao ragazzi!